Ciao! Ho visto, Ciao ci a siamo. tutti, welcome, welcome. Ciao Donato, finalmente Ciao ci rivediamo tesoro, e ci risentiamo. quanto mi sei mancata. Sono Cioè, esiliata, mi sono sei nascosta, mancata, l'Aquila è andata in sei altri mancata, appartamenti. sei mancata dal continente, diciamo, Sono attuale. mancata Cioè, dal continente, sono nascosta nelle mie montagne, nei miei templi. No, è da un po' che sono tornata, dai. sì, Ma però ci ero voleva un po'. richiamata ad altre cose. Ogni tanto bisogna fare una pausa, no? E Assolutamente, no, ma ne so qualcosa anch'io, guarda, che ho avuto il mio ben da soprattutto, fare. Però da solo non me la sono sentita di come al fare solito, il senza di bimbo abbandonato! che palle, non guarisce mai sto cacchio, non cresce più sto bambino. Cioè, aspetta un attimo che Non è più tempo, non è più tempo, non è più tempo. Salve a tutti, benvenuti, benvenuti. buonasera. E dopo un periodo di lungo silenzio, di non assenza perché eravamo presentissimi, che comunque vi ho sempre scritto quando cambiavano le onde, un piccolo pensiero per ricordarvi i cambi, ma ogni tanto, come ho scritto, ritornano, no? E quindi i due Si dell'opera, ritorna sul eccoci luogo qua. del lavoro. Esatto, sul luogo del Si delitto, ritorna no? E quindi eccoci qua, non assolutamente. potevamo mancare dalla scimmia, come vi ho scritto, la mia scimmia, che è la mia guida, e ci ho messo un bel po' di tempo da brava scorpiona a fare pace con questa leggerezza che la scimmia mi insegna E io e quest'anno, guarda, questo anzi sono gioco e questo gioco magia che vuole portare nelle nostre vite. Quindi non potevamo non rispondere a questo richiamo della scimmia stasera. nel Inizia centro. oggi i 13 giorni, esatto, della scimmia blu. Siamo, poi Donato vi spiegherà, nel centro dello stalking, quindi un momento, ovviamente nessuno se n'è accorto, che è un momento molto potente, direi, perché Oh! dai Come se ne eravamo commenti, no? abbastanza. Che mi Esatto. arrivano però pensate una cosa, che la scimmia ci invita a giocare, no? Come vi ho scritto prima, a questo meraviglioso gioco che si chiama vita, meraviglia meravigliosa. E come vi ho detto, io ci ho messo molto tempo per fare pace con questa scimmia e tutti gli scherzetti che mi ha cercato di fare, ma ora devo dire che me la sto godendo perché gioco con chi voglio giocare. Non è che dovete giocare con tutti, potete scegliere, no? Con chi giocare e con chi condividere la vostra magia. Quindi questo momento è proprio un momento meraviglioso, secondo me, potente, difficile, tutto quello che volete, ma c'è un grande disegno che si mostra davanti a noi e possiamo creare veramente la nostra vita, possiamo mostrarci per come siamo e possiamo giocare con cui vogliamo giocare, no? E quindi questa sera io vi invito a giocare con noi e nel ricevere, no, questi messaggi, queste visioni che io vi condividerò e che Moonchild condividerà con lo Sultan Maya per poter vedere le cose da un altro punto di vista e vi invito a portare la leggerezza che vi può aprire veramente delle porte, a togliere proprio quei veli di pesantezza di queste cose che vogliamo, di questo controllo e di guardarci semplicemente per chi siamo, no? Questa è la cosa veramente più bella che la scimmia ci può insegnare, no? E che possiamo permetterle, no? Di fare nelle nostre vite. Quindi adesso ho cambiato i colori, sapete, mi piace un po' in questo periodo tante cose
sono tornata alla mia base a Luxor, in Egitto. E Donato, dove sei tu? In Italia? Io sono ancora stazionario in Italia, ma ho capito, diciamo, in questo momento di sospensione che abbiamo avuto, quale sarà la mia direzione, se non altro già qualcosa. Quindi da maggio riparto per andare via dall'Italia. Quindi. Ma Però al torna. momento. Ma torno no, cioè, boh, no. Sono già tornato abbastanza. Adesso devo riscappare via. Non denigrare, non No, denigrare no. la tua terra madre, fai No, mi tocca pace, fare fai i pace programmi, con la infatti, terra con madre. questa, con questa scimmia 11-11 quest'anno ho già capito che non posso programmare da un giorno all'altro, per cui. Però Guarda, ci io ho provo. sempre per loro 5, ti dico che questi mesi, da quando ho compiuto gli anni, devo dire che mi ha portato senza fiato fino a questo momento che finalmente sono un attimo, Sì, si riesca a respirare. Chissà per quanto tempo mi esattamente. lascerà respirare, non lo so, però intanto per il momento mi godo quello che mi arriva questi giorni, quindi vanno benissimo. Questo Allora, serpente. iniziamo questo 131, la scimmia magnetica di oggi. Inizia questo percorso di 13 giorni e inizio come sempre a leggervi l'affermazione del giorno di oggi, no? Per onorare un po' questa scimmia che ci accompagna, no? Questa leggerezza. E la scimmia dice: io unifico per giocare, attraendo l'illusione. Sigillo il processo della magia con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. Non poteva essere che la mia guida, ovviamente, l'illusione e la magia. Esatto, è vero. Che finalmente ho riportato assolutamente nella mia vita e che mi accompagna ogni giorno in questo meraviglioso posto dove vivo, in questa meravigliosa terra che amo. E quindi iniziamo un po' a vedere che cosa questi 13 giorni ci vogliono dire, no? Qual è il messaggio di questi 13 giorni? Intanto la scimmia ti dice di, come vi ho detto prima, veramente di rimanere canali, di rimanere centrati tra il cielo e la terra, no? Come se creasse questo grandissimo ponte tra quello che è l'illusione, la realtà e l'illusione. Che cosa è vero e che cosa non è vero. Che cosa io ti sto mostrando come scimmia? Sei sicuro che sia la realtà o ciò che non vedi è esattamente la realtà? Ciò che vedi è semplicemente la falsità. Cosa? Io ti apro diverse strade, dice la scimmia davanti a te. Puoi scegliere la strada che vuoi, puoi andare a giocare in qualsiasi giardino, però attento al grande disegno davanti a te. E cerca di sentire che cosa è reale e che cosa invece ancora è opera della tua mente che stai cercando di costruire, di non lasciare andare. Mm? Bel messaggino, no? Della scimmia subito, mi piace questa scimmia. Eccoci qua. Allora, la scimmia intanto mi dice: ti sto mostrando diverse strade davanti, te ne sto aprendo come una rosa, come un ventaglio che si apre davanti a te. Ma ciò che ti chiedo è di camminare con una grande leggerezza, quindi di toglierti tutti quei pesi, di toglierti quello zaino che non ti serve, di toglierti quella maschera che non ti serve più, ma ti serve semplicemente
ciò che sei, serve semplicemente ciò che hai dentro, serve semplicemente dimostrare a te stesso e a nessun altro qual è la realtà e che cosa vuoi portare nella tua vita. Qual è veramente quella magia che vuoi portare nella tua vita? E qual è quell'illusione che è giunto il momento di togliere? Che io ti sto mostrando semplicemente per giocare con te, perché voglio metterti alla prova, voglio vedere che cosa tu fai quando io ti mostro qualcosa che poi invece è solo frutto di una grande illusion. Ma la realtà è ben altra. Solo se rimarrai leggero lo riuscirai a scoprire. E c'è una strada davanti a te che puoi percorrere veramente molto velocemente e ti permetto anche di iniziare qualcosa. Non te lo permetto io, ma se tu togli quel velo e togli quell'illusione e capisci che io ti sto facendo un trick e io ti sto mostrando qualcosa che non c'è, allora puoi iniziare a camminare in quella strada, okay, dove hai già tutto, non hai bisogno di niente, non incominciare a: "Devo fare, devo prendere, devo fare", non devi comprare niente, non ti serve niente, perché tutto è qua dentro di te. Sei già equipaggiato per fare tutto. E puoi camminare veramente su questa nuova strada. Sei tu che la crei, perché togli quell'illusione, la puoi ricreare. E allora sarai veramente al centro, allora ti troverai che hai tutto a disposizione e veramente potremo giocare insieme e veramente ci potremo divertire. Finalmente tu capirai che cosa vuol dire leggerezza, leggerezza nell'animo, leggerezza nel cuore. Leggerezza anche nella mente, questa mente che è a disposizione del nostro cuore per manifestare ciò che vogliamo portare nella nostra vita e cambierai il modo di vedere le cose, riporterai un grande ordine. L'ordine, sapete che vi rompo sempre le cosiddette, no, con l'ordine. Perché? Perché l'ordine è assolutamente importantissimo. Se noi non portiamo quell'ordine non possiamo andare avanti. Se non portiamo quelle radici dentro di noi, nelle nostre basi, non riusciamo ad andare dove vogliamo andare. E in quel momento si apre quella luce e vedi la strada e vedi dove devi andare e vedi che cosa ti sta aspettando. Qualcosa che ti dice che devi lasciare andare quel vecchio, quell'illusione da cui tu stavi vivendo, quell'illusione di cui tu ti eri fatto una casa. Ma la casa non è fuori, la casa è qua dentro di te. E ovunque tu camminerai, ovunque tu andrai, ovunque le persone che tu incontrerai, troverai un pezzetto della tua casa e quel pezzetto lo porterai dentro di te e capirai veramente quanto è magico tutto questa vita. Quello che vi ho detto prima cosa vuol dire? Giochiamo al gioco della vita finalmente, partecipiamo al gioco della vita, perché la vita è veramente meravigliosa, non c'è nulla contro di noi, non c'è nulla che sta accadendo che facci del male, ma ci stanno aiutando a riportare tutto in balance, perché noi possiamo seguire la nostra missione. E ti devi affidare, la scema ti chiede un affidamento veramente totale, proprio perché nel momento in cui tu pensi di essere arrivato, ti cambia tutte le carte e il panorama è completamente diverso. Questo perché? Perché c'è ancora qualcosa che dobbiamo riscoprire e portare veramente in balance, portare in armonia. La Shiva ci vuole portare armonia nelle nostre vite, vuole che giochiamo proprio divertendoci con tutte le parti di noi. Noi abbiamo tantissime parti che non usiamo
e abbiamo tanto intorno a noi che non sentiamo, ma che è a nostra disposizione, è lì per noi. Quindi facciamo questa ricerca di questi 13 giorni insieme alla scimmia e andiamo a vedere che cosa ci vuole mostrare. Chiediamoci sempre che cosa è reale e che cosa non è reale. Ma lo sentirete questo e abbiate il coraggio. La scimmia vi chiede il coraggio di camminare per poter portare veramente quella vostra missione della vostra anima in contatto con voi. Che cosa vi chiede la scimmia? Vi chiede di lasciarvi guidare dalla magia che si chiama anima, che non si vede e che parla piano piano e che a volte non le ascoltiamo, ma che quella voce, quella guida, quell'attimo che ci arriva, quell'intuizione che ci fa fare la scelta giusta, ci fa capire che cos'è illusione e che cos'è realtà. La scimmia ci aiuterà a fare tutto questo e ci accompagnerà, non ci lascerà da soli in questi 13 giorni. Saranno 13 giorni magici, 13 giorni che impareremo a giocare, 13 giorni dove impareremo anche a sorridere, quindi non dimenticate mai di sorridere con la scimmia e non arrabbiatevi con lei, anzi, ringraziatela, ringraziate questa scimmia per quello che vi sta portando. Bene, andiamo a vedere gli aiuti, gli helpers, un po' chi c'è. Guardate un po' la mia meravigliosa piramide. Ero dentro la piramide di Cheope a fare una meravigliosa cerimonia il 17 di febbraio, qualcosa di splendido e meraviglioso. La mia energia è la piramide, assolutamente. E cosa dice la piramide? Guardate un po', l'elemento della terra, della grande madre, perché è ben sprofondata nella terra, per poi salire e ricevere la luce dalla fonte, e ricevere quell'illuminazione. Chi è entrato dentro la piramide con me sa benissimo quanti invisibili ci sono lì dentro, quali sono le energie che ci sono lì dentro. E quelle non le vedete, quelle non sono reali, ma sono tangibili le nostre vite. Quindi collegatevi alla terra per poter salire e ricevere in tutto il vostro corpo, collegatevi con le vostre radici, ben collegate con la terra. Vediamo con le carte del Sole e della Luna. Cosa vi ho detto prima? Creare la vostra realtà. Create la vostra realtà. Proprio collegatevi alla terra e allora a quel punto la creazione potrà avere inizio. Ciò che voi volete portare veramente nelle vostre vite è a vostra disposizione, quindi sta solo a voi, veramente col vostro grande cuore, di attivarlo e di iniziare a sentire e a vedere, a giocare con la scimmia per trovare veramente quella strada che è soltanto vostra. Grazie, ora vi leggo il meraviglioso poema che dice: Io sono l'illusionista, codificato dalla scimmia blu. Il mio numero è l'11, codice maestro. Io sorgo fuori dal nulla, con percezione autoliberata. Per mezzo del doppio 11 io proietto realtà multiple. Per amore del trascendente universale, come generatore del circuito blu elettrico. Io sono l'alchimista azzurro, l'illusione della mia stessa esistenza, proiettato dal mio cristallo B terminato. Io semplifico l'enigma della realtà, che non arriva né se ne va, che non finisce né inizia. Per coloro che pensano che io sono un enigma, io sono reale.
per coloro che pensano che sono reale, io sono un enigma. Ovunque resti illusione, io sono là per dissiparla e dissolverla, perché io possiedo le magiche tavole e i numeri che vi fanno entrare nel gioco mentale cosmico. Grazie, 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 grazie. E vi amo sempre, lo sapete, anche se non mi avete sentito, sapete che ero presente e che vi pensavo. E grazie di esserci sempre, grazie dei messaggi, grazie dell'amore, grazie veramente dell'amore, che io in questo periodo ho ricevuto veramente tantissimo, tantissimo amore. E quindi grazie universo e grazie luce, grazie a tutti voi. Grazie. A te Donato. Grazie tesoro, grazie mille. Anche se in realtà me l'hai fatta proprio grossa questa volta come trick, perché in pratica hai già detto tutto esattamente quello che dovevo dire, però vabbè, sarà un po', vi parerà un po' ripetitiva, però ve lo giuro, cioè io devo dire esattamente quello più o meno che ha detto lei, quindi vabbè, vi faccio un po' la mia versione, Ma però. tu lo dirai a tuo modo, tu lo dici nel tuo modo e Sì, io sì, sì, ho no, ma trasmesso il messaggio della fonte, quindi qui siamo, qui è, e questo è un no, ma momento infatti molto sono potente, come ho felice, detto, e tutto è meraviglioso. sono felice Non c'è nulla comunque di infatti male, di ti sentire di ascoltiamo. esatto. Sì, stavo dicendo, sono felice appunto di essere così connesso a quello che ricevi a questo punto, perché è onorato. Quindi, allora, oggi anzitutto volevo celebrare, diciamo, questo nostro ritorno, che è un giorno molto particolare per me, non solo perché siamo nel centro, nel cuore pulsante dello Tzolk'in, quindi siamo in questa fase di tempo, quindi quadridimensionale sospesa, perché siamo nella colonna centrale, la colonna numero 7, nell'11ª onda, che è il glifo della scimmia, quindi tocchiamo proprio il vero cuore, nucleo della sospensione totale qui nel centro, ma anche perché oggi 28 di febbraio era il compleanno di mia madre, quindi da lei io fui generato, quindi è veramente bella questa sincronicità, perché lei diverrebbe, se fosse in vita, scimmia magnetica e io quest'anno sono scimmia 11.11, quindi un glifo piuttosto impegnativo che diciamo mi sta facendo lavorare parecchio e, e ogni giorno veramente, come prima descriveva Cinzia, è una giostra continua che non si ferma mai e che ti fa capire quanto in realtà bisogna vivere il momento, che è l'unica certezza del presente, perché tutto quello che programmiamo, tutte le cose di cui ci preoccupiamo, alla fine sono sempre poi continuamente ribaltate. Questa è la mia esperienza in questa scimmia che sto vivendo adesso, la più pesa, perché vabbè, comunque io la vivo sempre un po' come una sfida, essendo un drago, però il tono spettrale, ecco, ti fa lavorare anche molto sulla 3D e quindi su tutti gli intralci, i ritardi, gli accadimenti inaspettati, è veramente un delirio totale. Comunque, vabbè, divertiamoci, come dice la prima Cinzia, anche perché la scimmia ha questa particolarità che ci offre sia appunto il dono di smascherare e disilluderci da quello che creiamo appunto, da quello che crediamo essere l'univoca realtà che un po' ci impone la società e la realtà e i tempi in cui viviamo, ma ci offre poi la possibilità appunto di smantellare il tutto, di cambiare le regole. Io lo chiamo il glifo più anarchico dello Tzolk'in, perché comunque lei, anzi la scimmia deve sovverte tutto quello che ci viene mostrato come unica e univoca possibilità, quindi assolutamente lei ci aiuta attraverso il dono appunto del gioco, quindi della leggerezza e del credere
come un bambino, come il bambino faceva, quindi nella purezza della spensieratezza, no? Del sognare, del divertirsi, papà, cacca, gioco e nanna, ecco, questo è la scimmia blu ed è assolutamente meravigliosa, però poi non dobbiamo scordarci che nella sfida lei ha, non a caso, il drago magnetico, proprio di oggi, in generale il drago che la porta a svelare, a dover svelare qual è la reale essenza, qual è la reale nostra entità che dobbiamo assolutamente ascoltare e fare venire fuori sempre di più. E per fare questo, appunto, come dicevo, bisogna per forza alleggerirci, disfarci di carichi su carichi, perché solo così riusciremo a goderci il presente e poi a poter comprendere come appunto cambiare queste regole e farle nostre, quindi cambiare tutto l'assetto. Più noi ci arrabbiamo, ovviamente più ci infastidiscono questi contrattempi, queste distorsioni che ci crea rimescolando continuamente le carte, più vuol dire che noi abbiamo bisogno di smantellare e di pulire e di cambiare e quindi di comunque disfarci dell'ego e di tutto quello che poi incontreremo domani, perché qui siamo in questi 4 giorni, già da 2 giorni, nella 33esima armonica, che appunto vi mostro è questa qua proprio centrale, questa qui è il quartetto proprio sacro, luna, cristallo, cane cosmico, scimmia di oggi e umano lunare. Qui dentro siamo veramente come sospesi e non c'è assolutamente nessun riflesso, non c'è nessuna armonica, perché è semplicemente 1.13. Non a caso, infatti, se noi sommiamo questo 1.13, cioè quindi oggi che abbiamo proprio all'occulto il glifo di ieri del cane che abbiamo incontrato ieri, se noi li sommiamo questi due ci danno la somma del drago magnetico praticamente, e quindi è tutto un ritorno al numero 1, cioè al drago, quindi alla nascita e all'essenza, quindi è lì che ci vuole portare, è lì insomma l'intento primario della scimmia, riportarci a noi, al nostro vero sé, e così succede anche se noi sommiamo il primo e l'ultimo glifo, 260 più 1, dà sempre 1, e in tutti gli angoli dello Tzolk'in otterremo sempre il drago magnetico. Dunque, detto ciò, appunto, non solo, è vero, celebro questo, ma celebro anche il mio viaggio in Egitto di esattamente 4 anni fa, che feci con Shams, che mi venne a rapire da Berlino, ed era esattamente il 29 in realtà, era il giorno No, fuori da... 29, il 29, non cominciare a fare casino, È vero, il 29, vabbè, comunque ci siamo quasi, siamo lì, è domani, insomma. E poi cosa vi volevo dire? Sì, appunto, siamo in questo centro che è sempre un inizio e ci riconduce tutto a poter appunto ricominciare da noi, quindi questo quartetto sacro che vi ho descritto appunto parlava appunto di questa fortissima occasione che abbiamo di liberarci, sforzandoci di rilasciare emotivamente tutto quello che è stato, facendo pace, uscendo assolutamente dal ruolo di vittima. Questo era 2 giorni fa, la luna 12, fare pace quindi col passato e con noi stessi, con tutti quanti, uscendo allo scoperto. Poi dopo avevamo ieri il cane 13 cosmico, che abbiamo incontrato alla fine dell'onda dello specchio, importantissimo per riconoscere appunto l'amore che poi alla fine noi siamo, e quindi riconoscerci come teneramente dobbiamo affrontare, diciamo, i lati più spigolosi di noi e quelli che ci portano allo scoperto, diciamo,
le situazioni, diciamo, che ci portano allo scoperto la nostra sensibilità, ecco. Quindi dopo aver incontrato questo, oggi questa scimmia appunto ci dice di prendere tutto molto leggermente, perché da qui in poi appunto le danze si faranno abbastanza frizzanti e quindi alleggeriamoci, ecco, questo è l'intento primario della scimmia. Quindi non accettiamo quello che ci viene imposto e quello che crediamo essere giusto per noi, diamoci altre possibilità, apriamoci ad altre strade, così infatti Venere, che è comunque il pianeta reggente della scimmia, ci aiuterà quindi a poter creare, ricreare una nuova realtà più attinente al nostro essere, alla nostra essenza, che sarebbe appunto sempre quel drago di cui vi parlavo. Detto questo, io sì, direi che vi ho detto tutto. Vabbè, chiaramente l'alleato primario della scimmia è la stella, che appunto ci aiuta la scimmia a trovare l'eleganza, quindi a trovare una propria versione di sé più armoniosa e più in linea con quello che vogliamo vestire, diciamo, e creare, quindi attraverso l'arte, attraverso la bellezza, attraverso ciò che ci attrae. Noi dobbiamo seguire la luce di quella stella, e grazie ad essa appunto troveremo casa, troveremo noi alla fine questa nuova strada. La sfida ve ne ho già parlato, era il drago, e appunto all'occulto, come dicevo, abbiamo il glifo di ieri, che poi domani invece ritroveremo nell'occulto il glifo di oggi, quindi c'è questo interscambio, e quindi il cane cosmico, che era la giornata di ieri, era l'energia, la frequenza di ieri. Ok, ora vi volevo dare così un anticipo e farvi una lettura di questi testi che io sto preparando, oramai ultimando finalmente, dopo tantissimo tempo a cui mi sono dedicato, diciamo più di 3 anni a questo punto, per la stesura di questo libro, di questo testo, che parla appunto delle 260 permutazioni del modulo armonico dello Tzolk'in. E quindi volevo darvi un'anticipazione, visto che oggi si esce allo scoperto con la scimmia, e leggervi proprio l'onda della scimmia, perché mi sembra giusto e anche più leggero, diciamo, cambiare, soverchiare un po' le cose come erano e sono state fino adesso. Quindi vi leggo questa, e già lì troverete comunque in sintesi tutta la concentrazione, ecco, di quello che è arrivato a me e che fa parte di tutto l'andamento dell'intera onda. Non so se riuscirete a vedermi mentre vi leggo questa cosa, perché non ce l'ho ancora stampato, però io adesso ve la leggo. Non so se mi vedete, ditemi qualcosa. Mi vedete, Cinzia? Mi vedi? Sì, ti vedo, Ok, ti vedo. perfetto. Quindi rimane l'immagine anche se cambio schermata, perfetto. Allora, questa è la mia descrizione dell'onda che parte appunto oggi dell'illusionista, della scimmia blu. Onda incantata numero 11, scimmia, Churen, archetipo galattico, l'illusionista. Parole chiave: illusione, giocare, magia. Nucleo, centro sacro, vuoto mistico, non ego dello Tzolk'in. Armonica 33. Il sentiero verso il cielo che conduce al cordone ombelicale dell'universo, unendo e riallacciandoci ai filamenti o fibre che ci connettono attraverso il Sole al nucleo, centro della galassia, una Q21. In questo vuoto mistico, quindi, siamo come sospesi. Questa è la descrizione di Oser Weiss, che ho voluto comunque menzionare, molto bella. Imbuto, Kushan Sun, collo direttamente connesso alla fonte,
centro della galassia, centro della nostra galassia, buco nero, Sagittarius A, una Q21, da dove tutto ebbe inizio e si generò, e dove tutto farà ritorno. Nessun riflesso, nessun portale di attivazione galattica fra tutte le 13 colonne del sincronario, solamente pura ed infinita emanazione, specchio di se stessa quindi, essenza originale di ogni cosa e creatura preesistente nel cosmo, in questa galassia. Dopo aver ricomposto e reintegrato i pezzi mancanti del nostro sé superiore, attraverso e per mezzo dello specchio, riflettendo e meditando sulla miriade di eventi, persone e situazioni che inesorabilmente rimbalzavano e rimandavano a noi stessi, dispersione illusoria della dualità, riguadagnandone precisa messa a fuoco sull'immagine che autenticamente ci identifica, siamo ora pronti ad inoltrarci purificati nella giocosa magia della scimmia. Sarà bene qui non cadere nelle trame, tricks, scherzetti, a cui essa ci metterà di fronte. Mettendoci fuori dall'ego, lasceremo fluire il potente flusso in entrata senza giudizio, irritazioni, vittimismo o appesantimenti drammatici di sorta. Dolcetto, scherzetto, facendo sì che ci mostri quello che deve, gioco e lezione. In tutte le sue scomodità essa ci insegna come in leggerezza poter navigare e cavalcare in snellezza i cavalloni, scherzi, superando l'illusione ingarbugliante degli elementi in gioco, così da poter generare e mostrare la magia come auto-insegnamento. Parola chiave: affidarsi. Quale verità creata si cela sotto l'intrigo macchinazione imperante della 3D? Importante sarà quindi anche non impressionarsi troppo. La caduta a volte può generare duri colpi, ma essa serve proprio ad alleggerirci dalle costruzioni, aspettative mentali meccanicistiche, le quali molte volte per comodità creiamo elusivamente, lungo il tragitto dei giochi, avventure, che ci si dipanano di fronte. Tale caduta apre ed allinea, permettendo lo svelamento del reale sogno, tesoro e magia, di cui siamo unici artefici ed arbitri, e da cui spesso ci nascondavamo. Bene, questa era la mia, diciamo, il mio scritto, la mia versione di questa onda, e non lo so cosa dite voi, vi leggo anche il poema di Arguelles, se volete vi leggo anche quello, la mia versione. È il libro di fare ciò che vuoi. Ok. Dunque. Archetipo numero 11. L'illusionista. Io sono l'illusionista, codificato dalla scimmia blu. Il mio numero è l'11, codice maestro. Spunto fuori dal nulla, con percezione autoliberate. Per mezzo del doppio 11 proietto realtà multiple, per sostenere la trascensione universale, in qualità di generatore del circuito elettrico blu. Io sono l'alchimista blu, l'illusione della mia stessa esistenza, proiettata dal mio cristallo a doppia punta. Io esemplifico l'enigma della realtà. Nulla che arriva né che va, nulla che finisce né inizia. Per quelli che pensano io sia un enigma, io sono reale. Per quelli che pensano che io sia reale, io sarò un enigma. Qualunque illusione permanga, ecco che ci sono io a disperderla e dissolverla, perché io detengo le magiche tavole ed i magici numeri che vi danno accesso al gioco della mente cosmica. Molto bene. Allora, buoni giochi, buon divertimento. Child. Grazie a voi. Grazie a tutti.
Grazie Laura, ciao Erika. Ciao Ciao. Katie, ciao a tutti e chi vedrà la nostra diretta in differita. E grazie della tua vision e della tua lettura. Grazie a te e a E voi per l'ascolto. ciao Francesca, ciao a tutti e buona serata e buona onda. E mi raccomando, non smettete, anzi, imparate a giocare e imparate a fare gli scherzi, soprattutto a Donato, che vengono bene, che ci casca sempre. E Esatto, io tendo sempre a farla arrabbiare ancora di più, ma vabbè, prima o poi ce la farò, la capirò con questa... questa leggerezza, che cos'è la leggerezza? Che cos'è la leggerezza? Bene. Quale strana invenzione è? La scimmia si è impadronita di me, quindi è meglio che vi lasci e quindi buona serata a tutti, vi mando un Ciao ragazzi, bacio e buona buona giostra, buona serata e buona onda. Ciao buona onda. Moonchild, buona Ciao serata, tesoro. ciao, ciao a tutti, grazie a Ciao. tutti, ciao. Ciao, a presto.